Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Bubusettete, guess who's back, back again, guess who's back, tell a friend. Sono tornata così, senza preavviso e dopo un'assenza infinita, anche un po' ingiustificata. Sono passati 6 mesi dall'ultimo video. Cosa è successo in questi 6 mesi? Tutto e niente, è successa la vita, mi verrebbe da dire. A mia discolpa però vi avevo avvertiti a inizio anno che non sapevo quanto sarei riuscita ad essere consistente nel caricamento dei video, però poi qui si è un pochino esagerato, la situazione mi è un po' scappata di mano. La realtà dei fatti è che ho lavorato tantissimo, ho lavorato veramente un botto, ho investito un sacco di energie nel mio lavoro, Per quelli che non ricordassero, il mio lavoro è gestire un'azienda metalmeccanica, che in questi tempi, dal Covid in poi, bene ma non benissimo, quindi ho investito tantissime energie nel mio lavoro, energie che poi mi sono mancate un po' per tutto il resto, cioè non ho più avuto lo spazio mentale per programmare, filmare, montare e pubblicare dei video su YouTube. Devo dire però che mi è mancato moltissimo, perché questo canale per più di 10 anni per me è stato un po' casa, cioè il luogo in cui essere me stessa, in cui condividere quello che mi succedeva, cosa pensavo, le cose che amavo, insomma un po' condividere me stessa a 360 e anche iniziare conversazioni nei commenti, conoscere gente, insomma tutto questo mi è mancato. Torno oggi con un piano editoriale, una promessa di consistenza? Assolutamente no. Dovete così un po', dovrete prendermi come vengo. Perché ho pensato che invece che niente, come si dice dalle mie parti, piuttosto che niente, meglio piuttosto. Cioè piuttosto che niente, meglio piuttosto. E il mio piuttosto è ritornare di tanto in tanto, quando riesco a focalizzare le mie energie nel modo giusto, con dei video estemporanei come quello di oggi. Tra l'altro vengo a voi, ecco, YouTube verità, senza filtro, senza inganno, la grandissima bellezza. Perché ho pensato che il format giusto per riprendere, per ritornare, fosse quello di un get ready with me, di un mi preparo con voi, così che io possa anche mostrarvi un po' delle cosette che sto amando in questo momento, negli ultimi mesi, nell'ultimo periodo, a livello di trucco, anche un po' cura della pelle e poi al tempo stesso abiti, scarpe. Tra l'altro, come noterete, non sono nel classico background nel quale di solito filmavo i video, sono nella mia casa al mare perché sfrutto un weekend lungo nel quale ho un po' più di tempo per filmare questo video, quindi background YouTube verità e che faccia così nuda e cruda. Se voi siete pronti andiamo a cominciare e cominciamo, come è giusto che sia, dall'idratazione, dalla cura della pelle. Ultimamente sto molto amando questo siero al retinolo di Shani Darden, non so come si pronunci, l'ho preso sul sito Niche Beauty. Intanto va che bel packaging, in questo grigio pietra. È un siero appunto, come dicevo, al retinolo che uso tutte le mattine, molto leggero, e in questa stagione il retinolo è anche particolarmente indicato, in estate un po' meno perché rende la pelle leggermente fotosensibile, ma anche in autunno e in inverno se usiamo prodotti al retinolo è bene ancora di più, perché comunque è bene sempre usare anche la protezione solare e noi ci arriveremo. Vedete? Si assorbe in un attimo. Bomba. Come contorno occhi sto usando invece questo, sempre preso su Niche Beauty, sono tutti brand un po' più di niche, un po' più di nicchia. Dr. Levy Intense Stem Cell Eye Booster, l'ho praticamente finito, però si presenta sotto forma di gel trasparente e di nuovo molto molto leggero e si assorbe in un attimo, e lo vado a mettere
molto delicatamente, come di consueto. Ricordiamoci che quando mettiamo i prodotti per il contorno occhi non vanno sprecati, ma tap 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 molto delicatamente. Lascio assorbire un attimo il tutto e poi passo alla crema idratante, e la mia preferita è questa ultimamente. Quando dico ultimamente, già da un po' di tempo, la The Cream di Augustinus Bader, un brand che sta diventando sempre più conosciuto. Ottimo rapporto qualità-prezzo, abbastanza caro ma qualità altissima. Anche qui abbiamo una consistenza non eccessivamente ricca, ma un prodotto molto, si è già detto, molto idratante. E voilà, e la pelle l'abbiamo idratata. Si era parlato a un certo punto, poc'anzi, di protezione solare, se ne era parlato perché è fondamentale in tutte le stagioni. La mia crema sia idratante, ma con SPF, in questo caso un SPF 50, che comunque mollala, di riferimento è questa di Paula's Choice Youth sempre inglese per tutti, Youth Extending Daily Hydrating Fluid, perché anche in questo caso, vedete, consistenza molto fluida. Mi piacciono i prodotti non troppo ricchi, che penetrano velocemente ma che fanno il loro, e la mettiamo per bene. Voi direte, è un sacco di crema una sull'altra? In realtà, trattandosi di prodotti decisamente leggeri come texture, poi la sensazione non è di eccessiva pesantezza. Ricordate però che le creme, i sieri e quant'altro vanno scelti sempre in base alla vostra pelle, quindi io vi do dei riferimenti su quello che sta piacendo a me, ma non è detto che vada bene per tutti. Ora aspetto un attimo che davvero si assorba per bene tutta questa idratazione che sto cercando di far arrivare alla mia pelle, e poi proseguiamo. A few inches later. And we are back. Idratazione fatta, possiamo cominciare con il trucco. Ultimamente, negli ultimi mesi, ho così preso coscienza di una cosa fondamentale, ovvero che più la mia pelle invecchia, più ho bisogno di ricorrere a un trucco leggero, cioè meno prodotti, risultato migliore. Less is more, mi verrebbe da dire. E quindi ho cercato di ridurre all'essenziale anche la mia routine di trucco, con l'intento di ottenere un finish comunque luminoso e giovane e gagliardo. Come ci riesco? Mo ve lo dico, cioè poi che ci riesca magari me lo confermerete voi, però come ci provo, mo ve lo dico. Partiamo dalla base, quindi fondotinta. Ne ho provati diversi negli ultimi mesi e sono giunta alla conclusione che la combo che per me funziona meglio è questa, ovvero 2 prodotti di Espresso, un brand italiano che per me è comunque un plus, perché se possiamo supportare un brand italiano, why not? Perché non farlo? Una combo composta da Dewy Latte, questo prodottino qua, che è un po' un ibrido tra una crema idratante e un primer illuminante. Adesso lo vedrete in azione, molto leggero, molto luminoso, e questo che non è esattamente un fondotinta, è una skin tint, la Oh My Glow, molto leggero ma coprente il giusto, il che significa che copre le discromie, le imperfezioni, ma non ha un finish mascherone del teatro Kabuki. Io ce l'ho in che colorazione? 1. Così è successo anche in questi 6 mesi che sto invecchiando, mi si abbassa la vista, quindi inizio a dover leggere le cose da una distanza sempre maggiore. Cominciamo con Dewy Latte, eccolo qua, che adesso vi faccio vedere se ci riesco. Vedete, anche in questo caso consistenza leggera, molto fluido. Lo mettiamo su e va a fare da primer e a creare una base decisamente luminosa.
Vedete? Spero che si veda. E passiamo poi al skin tint, che di nuovo vi faccio vedere in azione, così capite anche la consistenza. Io di solito la metto su una superficie, così non sporco le mani, vedete? Questo vi dà molto l'idea della scioglievolezza. Lo applico con un beauty blender perché trovo che sia il modo migliore e più semplice per renderlo omogeneo in modo veloce ed efficace. Vedete fin da subito che la coprenza è buona, pur trattandosi di un prodotto leggero, e il finish che andiamo ad ottenere sarà comunque un finish naturale, luminoso ma omogeneo. Ora non è che io abbia la luce perfetta per fare un trucco super professional, ma come sapete la professionalità non è mai stata di casa su questi schermi. Qui siamo per la verità, la TV verità. Ora ho fatto mezzo viso per farvi vedere con, senza, iperpigmentazione, arrossamenti, Finisco l'altra metà del viso e andiamo avanti. E la base è fatta, vedete com'è glowy, com'è luminosa, anche in questa luce pessima? La base è fatta, attenzione, sto per dirvi una roba che non uso più il correttore. Non lo uso più perché mi sono accorta che più prodotti andavo ad applicare sul viso e più il risultato finale tendeva ad invecchiarmi, soprattutto nella zona del contorno occhi, che perché pur utilizzando un correttore molto fluido si crea uno strato in più. Se si può evitare è meglio evitarlo. Io ho scelto di non usare più il correttore, quindi passiamo direttamente, così con un balzo in avanti, un balzo felino, al blush, che invece è fondamentale se volete ottenere un risultato fresco, fresh and young. Ne ho diversi che mi piacciono molto, tutti sono accomunati da una cosa, ovvero sono blush in crema, in stick, tranne quello di Espresso che è un gel, il Glassy, un gel che a contatto con la pelle cambia colore, quindi su ognuno ha una sfumatura leggermente diversa, ma comunque molto luminoso. Non amo, in generale, non amo più particolarmente i trucchi in polvere, perché trovo che rendano polveroso anche l'effetto finale. Quindi cosa uso oggi come blush? Questo della Milk, piccino picciò, è il Lip Più Cheek, che come si evince dal nome si può usare sul cheeks, sulle guance, ma anche sulle labbra, e lo vado a stendere, fatto in questo modo a stick ovviamente, in questo colore adorabile. Mi piacerebbe sapere il nome del colore, ma ormai per me è impossibile leggere le cose scritte così in piccolo. Ve lo metto sul blog se lo trovo. Lo stendo, dicevo, con un pennellino abbastanza denso, lo vedete? Denso, di dimensioni non eccessive, perché voglio essere un pelo precisa, non precisissima, ma un pelo precisa. E parto qua dalla guanciotta, quindi the apple of the cheeks, e vado a salire da entrambi i lati. E poi a me piace sempre e ancora, questo non l'ho perso, stenderne un pochino sul dorso del naso per quell'effetto un po' kawaii, un po' baciata dal sole. E vedete che subito il blush va a rendere il trucco ancora più luminoso e a dare quella botta di colore che era decisamente necessaria. Come sempre vale la tecnica che se esageriamo col blush possiamo riprendere la spugnetta e andare a stemperare leggermente. E il blush l'amo messo. Per la cronaca, questo è un trucco che ho perfezionato negli ultimi mesi e che ha la bellezza anche di essere un trucco facile e veloce, che per me è sempre un po'.
Andiamo avanti. Next stop, highlighter, illuminante. Nulla è cambiato da queste parti negli ultimi 6 mesi. Il mio illuminante preferito è sempre lui, la Beauty Light Wand di Charlotte Tilbury Hollywood, sempre con la sua spugnetta in punta, e ne vado a mettere un pochino qua. Occhio con questo prodotto perché è molto illuminante. Vedete? Bomba. Lo metto come sempre qui sugli zigomi, un pochino sulla punta del naso e anche sul dorso, e poi sempre lo metto sotto l'arcata sopraccigliare per una botta di luce, e volendo, why not, qui sull'arco di Cupido, che fa sempre il suo. Guarda sulla punta del naso, botta di luce. Passiamo al prossimo step, bronzer, contouring. Lo sto facendo molto poco, in realtà poco o niente. Lo faccio in un solo luogo perché secondo me contribuisce a rendere le labbra, che è dove lo applico, un po' più con effetto più polpose. Uso questo della Milk, che avrà anche un nome, che è il Matte Bronzer, e lo applico solo ed esclusivamente qui sotto. Potrei usarne un po' qui, potrei usarne un po' là, ma come dicevo, less is more. E quindi sto tendendo a usare sempre meno prodotti. Qua sotto però mi dà proprio l'impressione che crei un'ombra che poi alla fine della fiera dia un effetto di labbra più carnose. Abbiamo fatto la base, abbiamo finito la base, è il momento, the dreadful moment, il temuto momento delle sopracciglia. Dopo mesi e mesi di tentativi vani di ottenere un risultato accettabile con prodotti vari ed eventuali, sono giunta alla sintesi di quello che per me è il modo più semplice per definire un po' di più le sopracciglia, ovvero Gimme Brow, mi pare si chiami così perché come noterete non c'è più scritto nulla, della Benefit, che è un gel, non saprei come definirlo, un prodotto per sopracciglia con il suo applicatore che rende molto semplice andare un po' a riempire le zone in cui le sopracciglia sono rade e a dare evidenza, portarle un po' più in evidenza, senza uno sbattimento disumano. Poi, se uno sbaglia, come capita sempre a me, perché anche così riesco a sbagliare, vien via che è un piacere. Un gel pigmentato, ecco, questo è fondamentalmente. Potrei dire che sono a posto così, ma per fissarle e pettinarle ancora un po' di più uso questo, che è il 24 Hours Brow Setter, non sono più capace di parlare, sempre della Benefit. Possiamo dire, io lo direi, che la Benefit secondo me fa i migliori prodotti per sopracciglia? Secondo me, Questo è un gel trasparente che però va a pettinare e fissare in posizione le sopracciglia, che poi non si muovono più. Facile, veloce, indolore. Se poi voglio proprio metterci ancora del mio, perché magari ho l'impressione che da qualche parte ci sia ancora da aggiungere qualcosa, uso questa, che è la Lift and Snatch della NYX, una di quelle matite per sopracciglia fatte con la punta in feltro tipo eyeliner, che per me sono l'optimum per disegnare, tipo appunto come sto facendo, i peletti in modo preciso, dove magari c'è l'impressione proprio che ci siano dei vuoti. E per me le sopracciglia sono a posto. Prima ci mettevo 72 ore, l'impressione era questa.
Molto bene. Un'altra cosa che mi piace fare utilizzando sempre la Lift and Snatch della NYX è disegnare le finte lentiggini in questo modo, molto delicatamente con la punta, in ordine sparso, perché come sapete le lentiggini non hanno un pattern preciso, e poi per renderle un po' più naturali ci passo sopra un dito che va a stemperare leggermente e poi aggiungo dove ritengo ci sia bisogno. Non esageriamo se vogliamo ottenere un risultato vagamente naturale. Non so se vedete, di qua ci sono appena un accenno. La lentiggine mi fa subito fresh and young, posso dire. E quindi mi piace di tanto in tanto, non tutti i giorni, ma di tanto in tanto, ricorrere a questo escamotage e utilizzare la matita per le sopracciglia per disegnarle. E questo era così un bonus, un bonus track. Base fatta, sopracciglia fatte, è il momento del trucco occhi. E sempre così, per questa filosofia dello sbattimento zero, ultimamente sto facendo un trucco occhi veloce utilizzando questa matita, questo ombretto in crema sotto forma di matita della Nabla nella colorazione Cupid's Arrow. Ha un nome, Full Color Stylo, si presenta così. Mi piace questo colore, la Cupid's Arrow, perché è un colore appunto un marrone bruciato che amo molto. La stendo così proprio senza troppa precisione, perché poi vado a sfumarla con un pennello per occhi sempre piuttosto denso e la sfumo in questo modo, un po' verso l'esterno e verso l'alto. Il bello di questo prodotto della Nabla è che comunque fai così e sei a posto, cioè se per caso sbagli è facile recuperare. E volendo io potrei fermarmi qui con il trucco occhi, ma se invece sono in vena di andare un po' oltre, un po' extra, prendo magari un ombretto tipo questi della We Makeup, dalla palettina che mi ero realizzata io scegliendo i colori, un pennello di questo tipo, per esempio questo colore qua secondo me va molto d'accordo con il Cupid's Arrow della Nabla, e lo stendo qui nella parte esterna e poi lo tiro un po' verso il centro, andando a intensificare il colore e a dare un po' più di profondità allo sguardo. Vedete, lo faccio passare qui nella piega, nella parte esterna e un po' verso l'interno. Poi con un altro pennello un po' più grande sfumo ulteriormente. Sento la necessità di illuminare un po' l'interno, quindi prendo questo colore, vedete che sto usando anche lo stesso pennello, il concetto è sempre sbattimento zero, e lo metto qui nell'interno per illuminare leggermente. Il trucco praticamente è finito, mi manca solo il mascara e le labbra. Prima però fisso, e siccome non uso più la cipria, perché anche in questo caso, ma lo facevo già da mesi, ve ne avevo già parlato credo in passato, perché la cipria tende a rendere il look finale un po' più stoppaccioso, uso uno spray fissativo. Questo è della Morphe, ho questo invece di altri che sto usando, tipo quello della Tarte o anche quello della Make Up Forever, perché è in un formato travel friendly, ma comunque mi piace molto. Un bel giro e poi lo lasciamo asciugare un attimo. Lo stendo prima del mascara perché a volte mi capita che lo spray fissativo mi scombini un po' il mascara. Per non correre rischi io lo faccio dopo l'applicazione del mascara, dopo l'applicazione dello spray fissativo. Uno dei miei mascara preferiti degli ultimi anni, questo della Lancôme, il Grandiose, che è quello con l'applicatore
fatto in questo modo, che rende molto molto confortevole l'applicazione del mascara, cioè ha un applicatore ergonomico, e va a dividere ed allungare anche in poche passate, mantenendo però un finish naturale, che è quello che io cerco nel mascara. Vedete? Con, senza, la differenza mi sembra evidente anche in questa luce agghiacciante. Lo mettiamo dall'altra parte e passiamo alle labbra. Ed eccoci qua. Labbra. Poco è cambiato, continuo ad amare moltissimo le matite Even di We Makeup, questa è la mia preferita in assoluto, nella colorazione umile. Mi piacciono le matite molto di più dei rossetti perché durano più a lungo, fondamentalmente. Quindi la stendo, è un nude molto naturale ma tendenzialmente caldo. Come vedete, molto cremoso, si stende facilmente e il colore mi piace veramente, veramente un sacco. Dura a lungo, non si spatascia facilmente. Se voglio dargli un tocco di luminosità in più, io di norma aggiungo al di sopra un balsamo per le labbra. Il mio preferito è sempre lui, della Neige Lip Glowy Balm Berry, nella fragranza, non so mai come chiamare, fragranza berry, frutti rossi, che qua sopra ha l'effetto lip gloss. E il trucco è finito, adesso bisogna pensare al parrucco e al vestito. Farei prima una scelta dell'outfit di oggi e dopo i capelli, perché poi finisce che se faccio i capelli prima mi infilo una roba, li scompiglio tutti. Poche parole, ben confuse, come sempre. Outfit. Momento outfit. Dunque, quando devo creare un outfit ci sono due cose fondamentali che penso e che tengo in considerazione. Il mio umore, che è appunto la base, io mi vesto moltissimo a seconda dell'umore. Mi sposto un po' perché stavo diventando il gobbo di Notre Dame. Di che umore sono oggi? Cioè, che cosa mi va ad indossare oggi? Se sono molto di buon umore, tendo a propendere per colori sgargianti. Se sono molto molto di cattivo umore, tendo ad andare di default, abbastanza di default, sull'informe, sul largo, sul nero. Se sono di un umore medio, come oggi devo dire, né spumeggiantissima, ma neanche così leopardi me spiccia a casa, magari uso colori un po' più neutri o vado a seconda del momento. Non sarà un look completamente sgargiante, non sarà un look informe nero, mi viene da pensare. Ora, siccome non sono nella mia cabina armadio, quindi non ho accesso al 100% del mio immenso guardaroba, perché come sapete ho un leggero problema di shopping compulsivo, ho una selezione più limitata, ma amici cari, amici da casa, pochi ma buoni, nel senso che mi sono portata quelli che così già nella mia testa sono alcuni dei miei capi preferiti, quindi ottimo momento per condividerli anche con voi. Che cosa ho in mente? Ho in mente pantaloni perché mi restano più comodi nell'idea che ho della giornata che mi aspetta. Ho in mente blazer che magari così mi elevano un po' il pantalone, e scarpe comode. Vediamo che cosa ho in mente. Non sempre quello che ho in mente e poi l'outfit definitivo. Così vi porto un po' anche nei miei ragionamenti. Ho in mente, questa è una donna, quindi non lei, ho in mente pantalone comodo. Ora, se mi seguite su Instagram saprete cosa vi sto mostrando, perché praticamente non indosso altro. Sono pantaloni Ela che ho preso da Enrica di Le Due Serafine. Come sempre tutto sarà linkato sul blog.
Li posseggo in 3 colori, questi sono nella versione nera. Scelgo il nero perché nella mia testa ho in mente un abbinamento su colori abbastanza basic, neutri, e il nero potrebbe elevare un po' il tutto. Pantalone, che adesso mi vedrete poi addosso, nero. Ça va sans dire, quindi blazer nero. Questo è un vecchio blazer di Zara, un po' over. I blazer di Zara li trovo sempre chef kiss. E poi andrei ad abbinare, ho 2 alternative. O appunto molto neutro, con questa polo con la zip che ho preso su ASOS del brand Threadbare, un po' attillatina. È importante qua anche il concetto dei volumi. Il pantalone è un po' over, la giacca è un po' over, il top mi deve essere un po' più fitted. Oppure, se voglio andare un pelo più sul colore e abbandonare il concetto iniziale, che era quello del neutro, vedete come poi parto con un'idea ma non è detto che sia quella finale, ho questo body che ho preso su Shein, blu elettrico. A questo punto devo pensare alle scarpe. A seconda della direzione che prenderò con l'outfit ho delle possibilità. Se opterò per la polo beige, potrei dare una botta di vita con mocassino leopardato. Questi li avevo presi su ASOS 3 anni fa, una roba del genere, ma vanno sempre fortissimo. Si tratta di creare degli outfit. In alternativa, mocassino chunky di Stradivarius, che sono le scarpe che sto mettendo di più in questo periodo, perché secondo me funzionano molto bene col pantalone ela e rendono l'outfit più divertente. In questo caso userei, non so dove le ho messe, eccole qua, un calzino di questo genere blu elettrico se optassi per il body blu elettrico, oppure un calzino beige se optassi per la soluzione polo beige. Un'altra alternativa potrebbero essere queste paperine di ballerette blu elettrico, in questo caso ovviamente se scegliessi l'opzione body blu elettrico. Fammi provare, fammi vedere, vediamo le soluzioni insieme. Opzione numero 1, questo è il body di Shein, mi piace molto perché ha questo scollo profondo ed è decisamente fitted e ha questo bel tono di blu elettrico. Blazer di Zara, a scendere il pantalone ela che io trovo sempre favoloso, anche per questa lunghezza che ha un po' cortino alla caviglia e questa forma leggermente a uovo che comunque slancia soprattutto su chi ha una fisicità un po' più curvy come me, e ai piedi paperine di ballerette con questo dettaglio nero che quindi mi riprende tutto il concetto di blu e nero. Vi dico già che potrebbe essere l'opzione giusta. Ho solo un piccolo dubbio sulla tenuta di questa paperina di fronte a una giornata che prevede una camminata abbastanza importante. Sono comode, ma non so poi quanto. Proviamo la versione con il mocassino chunky e il calzino blu, che secondo me Eventually. Versione numero 2, tutto identico. Mocassino chunky e calzino blu elettrico. Meglio? Più comodo? Ma quando è il momento di provarsi i capi, secondo me un po' più scomodo. In realtà questo andrebbe lì dentro, ma va bene. Abbiamo capito. Cosa ne pensiamo? Proviamo la versione con il beige. Proviamo ancora la versione con il beige. Few moments later. Ed eccoci qua con la versione numero 3, quella improntata al beige. Il mocassino secondo me è la scarpa più adatta per la giornata che mi aspetta, e devo dire che non mi dispiace anche la parte di sopra, un po' meno colorata, un po' più neutra, forse un po' più morigerata, però cosa ne pensate? Fatemi sapere nei commenti qual è l'outfit che preferite. Outfit numero 1 con body di Shein e ballerette, le paperine blu elettrico. Numero 2 body di Shein e
mocassino chunky col calzino in tinta col body o questa più neutra. Io ho già deciso, lo scoprirete fra poco, ma lasciate un commento ora. A few minutes later. Questo vi lascio intuire quale opzione ho scelto. È il momento di passare allo step finale, ovvero i capelli, che negli ultimi 6 mesi mi sono cresciuti in un modo sconvolgente, cioè credo di non aver mai avuto dei capelli lunghi come adesso. No, benissimo comunque, ok? Lunghissimi. La pettinatura di riferimento che sto facendo nell'ultimo periodo è una sorta di chignon spettinato con finta frangia, che in realtà è abbastanza semplice da ottenere, nel senso che vado a fare una sorta di coda rovesciata, cioè di chignon rovesciato, tiro sui capelli come se dovessi fare una coda alta, poi io uso questo perché mi viene comodo, stringo così, porto in avanti e tiro un po' in fuori e vado a richiudere. Non vi spaventate se all'inizio sembra una roba agghiacciante. Tengo questa parte di capelli un po' più lunga, poi andrò a regolarli in base a come li voglio davvero, e questa parte mi farà appunto da finta frangia. Ora li lavoriamo un attimo, e poi per coprire, dove l'ho messo? Qua per terra. Per coprire questa parte uso un foulard. Questo è un foulard, un vecchio foulard di mia madre, che in un certo senso riprende anche un po' i colori dell'outfit. È un blu, non un nero, ma secondo me ci può stare. Poi c'è anche del beige. Lo vado a arrotolare e poi lo lego qui in alto. Dopodiché, una volta legato, vado a sistemare ulteriormente la finta frangia in modo che sia accettabile. E noi ci vediamo fra un secondo. Questi li mettiamo qua dentro con il look finale, che va solo leggermente perfezionato. E questa è l'acconciatura finita. A volte viene meglio, a volte viene peggio, come tutto nella vita. Oggi è venuta media, però mi piace molto l'idea della finta frangia, che mi permette di avere la frangia senza dovermi tagliare davvero la frangia, che poi lo so, dopo mezzo minuto me ne sono pentita. E questo è tutto per il nuovo video, per questo nuovo video nel quale vi ho portati con me nella preparazione. Mi sono preparata insieme a voi per una giornata qualunque, una giornata di shopping. Vi ho portato insieme a me nella fase di cura della pelle, di trucco, di scelta dell'outfit e di parrucco. Spero che vi siate divertiti, spero di avervi tenuto compagnia e anche magari, che ne so, qui e là, di avervi buttato lì qualche info utile, qualche suggerimento di prodotti interessanti. Vi ricordo peraltro che troverete tutti i prodotti, ma anche tutti i capi che indosso e che vi ho fatto vedere linkati sul mio blog, e il link al post dedicato, guess what? Come sempre nella info box qui sotto. Vi invito anche a seguirmi su Instagram, dove sono attiva molto più di frequente, diciamo a livello quotidiano. Trovate tutti gli handle dei miei social sempre nella info box. Instagram è un po' the place to be, anche un po' TikTok, anche un po', però soprattutto le stories di Instagram. Se non mi seguite già, vi invito a seguirmi. Direi che per oggi non c'è altro. Se questo video vi è piaciuto, cliccate mi piace. C'è ancora il mi piace, sono passati 6 mesi, magari qua YouTube mi ha cambiato tutte le valutazioni, ma mi sembra di sì. Cliccate mi piace. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, perché appunto, non essendoci un piano editoriale, Dio solo sa quando ci sarà il prossimo video, magari a breve, magari un po' più a lungo termine. Se volete degli altri video, però, commentate qui sotto e fatemelo sapere, che sia anche un po' di motivazione. Se no, di nuovo, la vita mi riassorbe. Direi che per oggi non c'è altro. Io vi auguro una favolosa giornata, serata, mattinata, pomeriggio, sera, a seconda dell'orario in cui guardate questo video. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Posso così
parlare con voi per sti cazzi, anche senza un piano editoriale, anche senza un giorno prefissato per il niente, non riesco a parlare. Il link al blog è come sempre, attenzione, qui nel info box. Mi ricordo più, ma quanto è passato. Questo è il lip più chic, il lip, ho un bug nel cervello, scusate. Next, soffuso.